Brescia è una delle città più sottovalutate d'Italia, eppure nasconde un patrimonio culturale che poche altre città possono vantare. Un sito UNESCO, un parco archeologico romano tra i meglio conservati del nord Italia, una pinacoteca con capolavori rinascimentali e un castello medievale con una delle collezioni di armi più importanti d'Italia. In questa guida ti spieghiamo esattamente quali musei vale la pena visitare, cosa hanno di speciale e soprattutto come entrarci tutti spendendo meno di 20 euro. Se nel tempo dovessero esserci modifiche importanti a prezzi, orari o altre informazioni, troverai tutti gli aggiornamenti nella descrizione del video. In ogni caso, ti consigliamo sempre di verificare sui siti ufficiali prima della partenza. Il primo posto da cui partire, e probabilmente il più importante, è il Museo di Santa Giulia. È un monastero medievale che racchiude 2000 anni di storia in un unico percorso, reperti romani, longobardi, medievali e rinascimentali, tutti sovrapposti come strati geologici. La cosa straordinaria è che il museo è costruito sopra una domus romana del I secolo, con i mosaici originali ancora visibili sotto i tuoi piedi. Non è una ricostruzione, non è una simulazione. Il complesso è parte del sito UNESCO dedicato ai Longobardi in Italia, dal 568 al 774 d.C. E per questo, se hai tempo per un solo museo a Brescia, deve essere questo. Biglietto singolo, 12 euro. A pochi passi dal centro storico si trova poi il Parco archeologico di Brixia. E anche qui il livello è particolarmente alto. Il Capitolium romano, un tempio del I secolo d.C., è ancora in piedi con le sue colonne originali. Accanto c'è un teatro romano, tra i meglio conservati del nord Italia. Puoi camminare tra le rovine, scendere nelle cripte, capire com'era la città 2000 anni fa, con un'esperienza diretta e poco filtrata da ricostruzioni digitali. Biglietto singolo, 8 euro. Diversa per atmosfera ma altrettanto forte è la Pinacoteca Tosio Martinengo, Raffaello, Moretto, Romanino, Savoldo, una collezione di pittura italiana tra il 400 e il 600 ospitata in uno dei palazzi più eleganti della città. Se ami l'arte rinascimentale e vuoi viverla senza i tour di gruppo che trovi a Venezia o Firenze, questo è il posto giusto. Qui hai spazio, silenzio e opere di primissimo livello. Biglietto singolo, 10 euro. Salendo al castello che domina la città dall'alto, si arriva invece al Museo delle Armi, che ospita una delle raccolte di armi storiche più importanti d'Italia: armature, spade, armi da fuoco antiche, pezzi unici dal Medioevo all'Ottocento. Ma anche solo la salita vale il viaggio, per la vista sul centro storico e per respirare un'atmosfera che pochi posti sanno darti. Biglietto singolo, 8 euro. Chiude il circuito il Museo del Risorgimento, dedicato alle 10 giornate del 1849, la rivolta di Brescia contro l'occupazione austriaca. Documenti, uniformi, armi e oggetti originali raccontano uno dei momenti più intensi della storia italiana. È un museo di nicchia, ma per chi ha interesse per il Risorgimento è uno dei più completi in circolazione. Biglietto singolo, 8 euro. I prezzi indicati sono indicativi e soggetti a variazioni. Verifica sempre sul sito ufficiale prima di partire. I pacchetti. Questo è il punto centrale di questa guida e vale la pena capirlo bene perché cambia completamente quanto spendi. Se compri i biglietti uno per uno, già dopo 2 musei hai speso tra i 16 e i 22 euro. Dopo 3 arrivi facilmente a 30. Il sistema museale di Brescia offre però 2 pass cumulativi che rendono i biglietti singoli quasi sempre una scelta sbagliata. Il primo si chiama Biglietto Musei e costa 15 euro. Include Santa Giulia, la Pinacoteca, il Museo del Risorgimento e il Museo delle Armi. 4 musei per 15 euro. Se consideri che il solo biglietto di Santa Giulia ne costa 12, stai praticamente prendendo gli altri 3 gratis.
È la scelta giusta se hai poco tempo o se ti interessa meno la parte romana. Il secondo, quello che consigliamo nella grande maggioranza dei casi, è il biglietto integrato a 19 euro. Include tutto quanto sopra più il parco archeologico di Brixia. Con 4 euro in più rispetto al biglietto musei hai accesso all'intero circuito e non ha senso lasciare fuori Brixia. Se hai meno di 26 anni lo prendi a 8 euro, se hai più di 65 a 16. In entrambi i casi il ragionamento non cambia. I biglietti singoli, per essere diretti, quasi mai convengono. L'unico caso in cui ha senso comprarli è se vuoi visitare un solo museo e sei assolutamente certo di non voler vedere nient'altro. In tutti gli altri casi il pass ti costa uguale o meno e ti dà molto di più. Dove comprare i biglietti? Online è la scelta più comoda e quella che consigliamo. Il canale ufficiale è Ticketlandia, ticketlandia.com, la piattaforma ufficiale di Fondazione Brescia Musei. Non ci sono sovrapprezzi rispetto alla cassa e il vantaggio concreto è che non devi passare dalla biglietteria all'arrivo, entri direttamente. Non esistono sconti aggiuntivi per l'acquisto online, ma eviti code e ti garantisci il posto. Soprattutto per Brixia, dove spesso è richiesta la prenotazione dello slot orario e i posti si esauriscono. Di persona puoi comprare i biglietti direttamente alle casse di qualsiasi museo del circuito. Santa Giulia, la Pinacoteca, il Museo delle Armi e il Museo del Risorgimento hanno tutte una biglietteria fisica. Se scegli questa strada, tieni presente che per Brixia dovrai comunque prenotare uno slot orario, anche se hai già il biglietto in mano, quindi conviene farlo in anticipo sul sito. Quando puoi entrare gratis? C'è anche un modo per visitare tutto a costo zero. In alcune occasioni particolari, come il giorno del tuo compleanno, l'ingresso all'intero circuito può essere gratuito, ma verifica sempre sul sito ufficiale prima di andare portando un documento. Durante l'anno ci sono poi eventi speciali e promozioni stagionali, soprattutto in primavera e autunno, che vale sempre la pena controllare sul sito ufficiale prima di partire. Una cosa da chiarire però: la prima domenica gratuita che vale per i musei statali non si applica automaticamente qui. Non dare nulla per scontato e verifica sempre prima di andare. E poi c'è il resto, tutto gratis. Brescia riserva alcune delle sue cose migliori a chi non spende niente, e questo è un vantaggio che non tutte le città sanno offrire. Piazza della Loggia è una delle piazze rinascimentali più belle del nord Italia e non costa nulla starci dentro quanto si vuole. La Loggia, il palazzo che le dà il nome, fu costruita nel 400 con un progetto complesso e stratificato, con contributi attribuiti anche a Sansovino e Palladio, un edificio che in un'altra città avrebbe probabilmente il biglietto all'ingresso. Qui è semplicemente aperto sulla piazza, visibile e godibile da tutti. Pochi passi più in là si apre Piazza Paolo VI, conosciuta come Piazza del Duomo, uno dei rari esempi in Italia in cui due cattedrali si trovano fianco a fianco, il Duomo Vecchio, romanico, e il Duomo Nuovo, barocco. Entrambi sono visitabili gratuitamente. Il Duomo Vecchio in particolare, con la sua pianta circolare e la luce che filtra dal locolo centrale, è uno degli interni religiosi più particolari e meno conosciuti di tutta la Lombardia. Il castello di Brescia si raggiunge a piedi salendo attraverso il Colle Cidneo e l'accesso ai bastioni, ai giardini e alle terrazze panoramiche è completamente libero. I musei interni sono a pagamento, ma la struttura del castello in sé, con le sue mura medievali, i cortili e la vista sulla città, si visita senza spendere niente. È uno dei belvedere più belli della regione e in molte altre città un panorama simile costerebbe almeno qualche euro. Brescia non è una destinazione di serie B, è una città con un patrimonio di primissimo livello, capace di offrire un'esperienza completa a un prezzo che Milano o Venezia non possono lontanamente avvicinarsi. 19 euro per 5 musei, di cui uno parte di un sito UNESCO,
è uno dei più bei parchi archeologici romani del nord Italia, è un'offerta difficile da battere. E se aggiungi tutto quello che puoi vedere senza spendere niente, Brescia diventa probabilmente una delle destinazioni più convenienti d'Italia. La strategia è semplice. Compra il biglietto integrato su Ticketlandia. Prenota lo slot per Brixia. Esplora il centro storico con calma e goditi una città che non ha ancora imparato a farsi pagare tutto.